Rieccoci in diretta dagli studi di Class CNBC, le politiche di inclusione per ridurre il gender gap e stimolare nuove forme di valore in azienda. Questo è il titolo del nostro panel. Secondo recenti proiezioni, il costo della mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro supera a livello globale i 16 trilioni di dollari. Se tutti i paesi mettessero in pratica le azioni, le nuove regole sulla parità e si colmasse il gap, il PIL mondiale potrebbe crescere di oltre l'11%. Nonostante i progressi che si sono stati fatti finora e mentre la pari opportunità lavorativa tra uomini e donne è diventato un principio fondamentale a livello comunitario ed è vietato fare discriminazioni di genere sul posto del lavoro, le donne restano ancora penalizzate. Gli ostacoli che restano sono, ad esempio, per citarne alcuno, una imparità di retribuzione, un difficile equilibrio tra vita privata e vita professionale, ma anche una mancata partecipazione delle donne a cariche manageriali in azienda, ecco, per citarne alcuno. Tutto questo ha sicuramente un costo per l'economia e per la società in termini di perdita di talenti, ma anche di performance. Far entrare le donne nel mondo del lavoro non è soltanto giusto, ma produce ricchezza a livello di sistema e conviene anche alle singole imprese. Ne parliamo oggi. Vado subito a presentarvi le nostre ospiti di oggi. In studio con me Ulrike Sauerwald, spero di averlo pronunciato bene, responsabile dell'Osservatorio e Centro Ricerche Valore D, benvenuta. Grazie, buongiorno. Abbiamo anche in studio Lara Botta, Business Development e Innovation Manager per Botta Ecopackaging, benvenuta Lara. Buongiorno, grazie. E in collegamento per noi c'è Stefania Radoccia, Managing Partner dell'area Tax and Law Ernst Young Italia, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Grazie da fare sicuramente per combattere anche il modello dominante nei posti di lavoro, ma anche nella società. Per citare alcuni dati, a livello mondiale ci dicono che serviranno ancora 132 anni per colmare il gap di genere, anche se si tratta, questa sarebbe la nota positiva, 4 anni in meno rispetto al ranking del 2021. Però abbiamo visto anche una nota positiva, diciamo, migliore, quella degli dati sull'occupazione femminile poi pochi giorni fa, che sono un po' in miglioramento. Lara, ci diamo del tu anche con te. Da tempo sei impegnata nella riduzione appunto degli stereotipi di genere come Gender Equality Advocate. Che ruolo hai e dal tuo punto di vista quanto è importante il concetto di diversity nelle innovazioni aziendali? Grazie. Allora, come Gender Equality Advocate diciamo che è dal 2000 che ho preso un master sulle politiche di genere, è sempre stata un po' una passione che poi da 15 anni a questa parte ho sempre portato avanti tramite Confindustria, a Solobarda adesso con l'Advisory Board, con la carica delle 101 per aiutare le imprenditrici donne a fare da advisor essenzialmente per queste nuove start-up. È sempre qualcosa che cerco di dare il mio apporto sia da un punto di vista personale che aziendale dove riesco. Quanto è importante la diversity all'interno dell'innovazione è fondamentale, sia da un punto di vista aziendale, lo vedo in Botta Ecopackaging. Credo, da tanti anni noi portiamo avanti una collaborazione con università estere proprio per attirare talenti esteri, portarli in azienda, perché riteniamo che i progetti migliori che abbiamo portato avanti siano stati anche grazie a questo misto di talenti, misto di punti di vista, perché è da punti di vista diversi che si risolvono problemi in modi innovativi e nuovi, è da qui che nasce l'innovazione. Questo ovviamente non lo dico solo io, ma c'è uno studio dell'MIT che si chiama Who Becomes an Inventor in America, che sostiene, i loro dati dicono che se ci fosse maggiore accesso alle donne all'interno delle imprese e del mondo dell'innovazione ci sarebbe una crescita sostanziale, e arrivano a dire che quadruplicherebbe l'innovazione negli Stati Uniti. Ecco, se pensiamo a questi dati, li riportiamo al nostro sistema paese, sarebbero tanti di quegli Einstein che noi perdiamo ogni anno perché non li coinvolgiamo all'interno del nostro mondo del lavoro. Grazie.
E vado da Lara Botta. Lara, dal tuo punto di vista anche di imprenditrice, ecco, abbiamo visto i dati di Accredia, l'ente governativo, sulla certificazione sono ancora poche le aziende certificate, però diverse multinazionali stanno provvedendo ad inserire all'interno del loro organico la figura o del diversity manager oppure di assegnare la responsabilità a un manager del dipartimento HR. Dalla tua esperienza diretta e indiretta, secondo te la diversity in questo momento è una prerogativa solo delle grandi aziende? Sicuramente le grandi aziende sono più spinte a buttarsi verso questo percorso di gender equality e inclusione più broadly speaking. Questo però non vuol dire che sia una prerogativa delle grandi aziende. Il fatto, l'hai detto anche tu, la gender equality non è solo giusto eticamente, ma è anche conveniente economicamente. E finché non ce ne renderemo conto anche come PMI ci sarà un ostacolo all'entrata a questa competitività. Il mercato è fatto da donne e uomini, anziani e giovani, etnie diverse. Se noi come imprenditori dobbiamo creare prodotti e servizi per questa popolazione che è il nostro target, dobbiamo avere all'interno un team eterogeneo per essere sicuri di riuscire a rispondere alle esigenze del mercato. Ci sono alcuni scivoloni che hanno fatto imprese come Apple piuttosto che il riconoscimento vocale. Questi aneddoti, quello del riconoscimento vocale era stato fatto da una squadra di soli uomini. Hanno creato questa app, era fatta per donne segretarie, peccato che avevano utilizzato la voce maschile, quindi una volta entrati nel mercato e lanciato il prodotto non funzionava. Ecco quante opportunità si sono persi perché non avevano un team eterogeneo. Non l'hanno fatto apposta, è un unconscious bias, però oggi sembrano errori grossolani che non si ripeterebbero più, ma quanti errori oggi stiamo facendo di cui non ci rendiamo conto e ci renderemo conto in futuro? È un occhio che dobbiamo mettere come imprenditori perché quello che produciamo, quello che decidiamo di produrre e il servizio di creare deve rispecchiare quello che sarà l'esigenza di oggi e del futuro. Vado da Lara, abbiamo un minuto e mezzo prima di salutarci. Ecco, parlava di leadership del futuro, ci confrontiamo con una generazione che sta entrando nel mondo del lavoro e va detto che la generazione Z è la più diversificata di sempre, con le opinioni più inclusive rispetto alle altre generazioni. E tu sei molto impegnata nella promozione dell'importanza delle materie STEM, come diceva prima Stefania. Ecco, quanto contano le materie scientifiche? Poi ecco, siamo ancora qui a parlare di stereotipi perché ci sembra che sia un argomento ormai dato per scontato, ma invece non è affatto così. Purtroppo no, hai ragione, continua il mismatch tra la domanda e l'offerta, quindi le imprese, il 20% delle imprese non trovano le competenze necessarie, eppure i giovani non trovano lavoro, quindi questo mismatch va colmato e in tanti l'UE sostiene che ci saranno 7 milioni di posti di lavoro grazie alle STEM entro il 2025, questi sono dati che i giovani devono conoscere, soprattutto le ragazze e i loro genitori, perché sappiamo da uno studio Doxa che la maggior parte dei ragazzi vengono influenzati dai loro genitori per la scelta della facoltà o dell'indirizzo comunque di studio, e se sapessero anche questi dati attualizzati forse non ci sarebbe questo stereotipo di genere dove le ragazze sarebbero più propense ad andare per materie umanistiche piuttosto che quelle scientifiche dove oggi abbiamo una crescita esponenziale. E noi invece ci separiamo per qualche minuto di pausa e poi ritorniamo sempre qui con Forum Lavoro e Impresa.